Raga, per me è assodato. Lo spaghetto al pomodoro rimane sempre il miglior piatto da fare e soprattutto da mangiare. Però ci sono delle piccole accortezze, delle piccole varianti che vi possono rendere davvero speciale questo semplice piatto icona italiana. E allora venite con me che vi spiego passo passo una versione che forse non conoscevate. Buona visione! E allora, spaghetti al pomodoro, partiamo dalla base. Mi accingo ad andare nel mio orto per trovare un po' di pomodori belli maturi e già al primo grappolo mi sono soffermato perché sono praticamente perfetti, belli, rossi e alla giusta maturazione, proprio quelli che mi servono. Raccolto il quantitativo necessario, mi sposto e vado a reperire un altro ingrediente, il nostro aglio, l'aglio nuovo. Ne prendo una testa vista che è piccola e poi vado a fare anche qualche rametto di rosmarino. Pure questo è necessario per la preparazione di questo strepitoso spaghetto. Vado a sciacquare dalla polvere il tutto perché c'è soltanto polvere nel mio prodotto, non utilizziamo nessun tipo di medicinali, anche perché sono prodotti che consumiamo noi, quindi magari può esserci il pomodoro che metà lo devi buttare, ma quella metà che resta è genuino al 100% e questo è l'importante. Benissimo, una volta che ho lavato il tutto vado a tagliare a fette i pomodori. Tolgo la parte iniziale, la parte del pedungolo e poi ricavo queste fette. Ora vi faccio vedere il perché di questa preparazione. Il pomodoro che andremo a tagliare adesso in pratica lo andremo prima ad arrostire. Lo andiamo a arrostire al forno e poi ricaviamo il sughetto per il nostro strepitoso piatto di pasta di oggi. Bene, ho tagliato tutti i pomodori a fette più o meno uguali, aggiungo i rametti di rosmarino, così potete mettere anche solo gli aghi oppure direttamente il rametto come faccio io. Successivamente andiamo ad aggiungere anche un bel filo generoso di olio extravergine di oliva. Questo è il nostro olio. Se avete bisogno, vi ricordo, di tutti i prodotti tipici calabresi, olio compreso, potete rivolgervi al nostro negozio online sfizidicalabria.com, dove da 16 anni, e sottolineo 16 anni, non è che siamo nati ieri signori, da 16 anni spediamo il meglio dei prodotti tipici direttamente a casa vostra, in tutta Italia e in tutta Europa. Non c'è nessun minimo d'ordine, per cui potete prendere anche un singolo prodotto che io ve lo spedisco a casa, così avete modo di assaggiare e di testare voi stessi la qualità. Allora, l'aglio giovane, ho tolto la camicia, lo vado a tagliare a pezzetti così, non troppo piccoli ma neanche eccessivamente grandi, non serve più che altro tagliarlo appunto per fargli sprigionare tutto il suo odore e tutto il suo profumo. Aggiungiamo anche l'aglio al pomodoro e poi un'altra cosa, dobbiamo mettere una spolverata di sale. Il sale aiuterà ancora a far togliere un po' di succo a questi pomodori. Dopo diamo una bella girata e li lasciamo riposare sempre in questo contenitore per circa un quarto d'ora. Ricordatevi che tutto il tempo che investite nella preparazione del vostro piatto, qualunque esso sia, vi verrà poi restituito nel risultato finale stesso, per cui non è mai tempo perso. E poi cucinare, almeno parlo per me, è una cosa bellissima, mi rilassa tanto e soprattutto mi rende felice e orgoglioso di vivere qui in Calabria, dove per reperire gli ingredienti semplici e genuini non è assolutamente complicato. Certo, ci vuole lavoro, come ogni cosa, dal cielo non scende nulla. Allora, in una teglia andiamo a mettere tutti i pomodori che nel frattempo si erano riposati, avete visto quanto sughetto è uscito. A questo punto li mettiamo in forno
per circa una ventina di minuti. Non deve stare troppo alto, come temperatura va bene un 140 gradi. E poi nel frattempo che i pomodori vanno in forno vado a prendere qualche fogliolina di basilico perché mi servirà successivamente. Ora, i pomodori devono essere in pratica in questo modo, vedete, appassiti completamente, ma ancora devono essere morbidi. Non li fate abbrustolire troppo perché non sono caramellati e se restano troppo tempo si fanno troppo scuri e tendono ad avere un gusto amarognolo. Invece noi adoriamo proprio il gusto, il profumo e la dolcezza del pomodoro. Una volta rimossi i rametti di rosmarino, andiamo a mettere il pomodoro stesso nel boccale per poi frullarli con il nostro mixer. Ora, l'aglio, se vi dà fastidio, potete toglierlo adesso. A me non dà alcun fastidio, anzi fa piacere, per cui lo inserisco insieme al pomodoro. Mi raccomando, questa acquetta preziosa lasciatela all'interno del boccale e poi andiamo a frullare il tutto. Cari amici, già adesso il profumo è pazzesco, guardate che bel colore che è uscito. Il fatto di aver passato al forno il pomodoro gli ha fatto sprigionare davvero tutta la dolcezza e tutta anche la morbidezza. Infatti questo sughetto è diventato una crema. A questo punto ho già calato i miei 250 grammi di spaghetti e quel che mi resta da fare è mettere in una padella il sughetto, spezzettarci qualche foglia di basilico fresco, quella che vi ho fatto vedere poc'anzi, e non appena gli spaghetti sono ben al dente li andiamo ad aggiungere nella padella. Adesso è tutto in discesa, è tutto molto molto semplice. Dobbiamo soltanto far amalgamare per bene lo spaghetto al sughetto ed il gioco è fatto. Tra un po' arriverà il vostro premio, la vostra ricompensa del tempo che avete dedicato a questa preparazione. Una bella mantecata e poi siamo pronti per modo di dire, perché ho ancora un altro paio di accorgimenti da fare prima di fiondarmi con la forchetta in questo spettacolo. E guardate che morbidezza, che cremosità del semplice pomodoro, non ci siamo inventati nulla, ma voi provate questa preparazione e vedete quanto è buono e quanto è diverso dal classico spaghetto al pomodoro. Già quella piccola accortezza del forno vi cambierà il gusto, però in meglio, credetemi. Allora ho aggiunto un bel cucchiaio di pecorino, almeno quello che piace a me, poi potete mettere anche del parmigiano o altro, e poi un bel cucchiaio e mezzo generoso di peperoncino tagliato in olio, così anche l'olio c'ha il suo sapore piccante, ed il peperoncino della varietà Diavolicchio Diamante, che per me è assolutamente il migliore, perché oltre ad avere il giusto grado di piccantezza dà davvero un ottimo sapore ai piatti. Benissimo, finalmente sono arrivato alla prima forchettata, bella, generosa e avvolgente. Oddio ragazzi, siamo partiti da un semplice spaghetto al pomodoro e siamo arrivati ad una poesia. Voi dovete provare assolutamente a fare questo piatto e vi prego di scrivermi nei commenti se avevo o no ragione, perché sapete che io vi consiglio solo piatti seri e buoni. E buona estate a tutti voi!